Avete un mazzo di tarocchi? Conoscete i significati delle singole carte, ma non i preparativi che precedono la lettura vera e propria? Questo è il video che fa per voi. Vi aspetto tutti dopo la sigla. Ciao a tutti e a tutte, io sono Angela e con questo episodio inauguriamo una nuova playlist dedicata ai metodi cartomantici per imparare a leggere i tarocchi. Consigliatissima la visione del viaggio straordinario alla scoperta degli arcani nei tarocchi cliccando in alto a destra. Una miniserie completa per conoscere il significato di ogni singola carta. In descrizione invece troverete una lista dei capitoli e dei link utili per acquistare gli oggetti presenti nel video nel caso fossero di vostro gradimento. Prima della fine della puntata troverete una schermata con la playlist di tutti gli episodi di questa serie e il logo per iscriversi al canale se sarete soddisfatti di quello che avrete visto. Bene, avete il vostro mazzo pronto per l'uso? Allora cominciamo! Benvenuti in questa puntata dove parleremo di una cosa importantissima per incominciare a leggere i tarocchi, quasi una fase preparatoria dove si muovono i primi passi nel verso giusto. In questo video io vi mostrerò quelli che sono i miei oggetti, quelli che uso ovviamente più di frequente. Ovviamente sono degli spunti che siano per voi di ispirazione, perché ovviamente, e ci tengo a precisare una cosa prima di cominciare, che deve essere una cosa molto personale, sia la scelta degli oggetti per la consacrazione, per la purificazione, per qualsiasi cosa, però ovviamente partendo da presupposti che sono fondamentali. Ci tengo a dire una cosa, ovviamente, che i rituali sono importantissimi, questo è vero, però non siamo più nel Medioevo effettivamente e le cose col tempo sono cambiate. I rituali che ci sono adesso e che si eseguono adesso non sono più come una volta e ovviamente purtroppo si è andato a perdere tutta quella magia del rituale esoterico vero e proprio. Al giorno d'oggi il rituale è una questione un po' più simbolica e devo dire la verità purtroppo che non è strettamente fondamentale eseguirlo. Allora voi mi chiederete perché farlo? Per me è importantissimo e lo consiglio assolutamente perché aiuta ad entrare in connessione con il proprio mazzo o anche il proprio strumento. Io va bene faccio vedere i mazzi, però questi rituali li eseguo anche per degli oggetti che uso, per le pietre, per il pendolo, le rune, insomma qualsiasi altro tipo di oggetto, sia di divinazione sia che uso per la crescita personale, quindi qualsiasi cosa. E vi aiuterà sicuramente a trovare una vostra intimità, una vostra connessione con lo strumento che andrete ad utilizzare, quasi come stabilire che questo mazzo è vostro, che nessuno ve lo può toccare a meno che lo vogliate voi stessi, e quindi andrete a mettere le vostre energie in quel mazzo stesso, quindi direi che questa è una cosa strettamente fondamentale. Però non è né obbligatoria, non ci sono proprio regole fisse da rispettare, sì ci sono alcuni parametri che vedremo insieme, però voi con la creatività potete modificare, cambiare e trovare il vostro personale rituale. Ma adesso partiamo proprio con la consacrazione. Quando compriamo un mazzo nuovo oppure quando ci troviamo
ad avere tra le mani un mazzo già usato da altre persone, come in questo caso questo mazzetto qui, quindi che vi porto ad esempio, oppure insomma tutte le volte che ne avete bisogno, però principalmente la prima volta che si ha a che fare con un mazzo sarebbe buona regola fare un bel rito di consacrazione. Quindi prendiamo il nostro bel mazzo nuovo, ovviamente io vi mostro indicativamente quelle che sono le cose fondamentali, però come vi ho detto già troverete il vostro modo. Togliamo le parti che non ci interessano, il libretto, le varie carte che ci sono in più. Noi abbiamo ecco il nostro bel mazzetto nuovo. Vi mostro degli esempi che uso io e che quindi voi potete trarre ispirazione e poi vedere se magari vi piacciono e andare a modificarli a vostro piacimento. Però quindi io vi dirò le cose principali da fare. Allora, inizialmente io vi consiglio di prendere un bel pannetto di cotone oppure anche di velluto bianco, viola, oppure seta, va anche benissimo. Prendiamo il nostro bel pannetto, lo stendiamo, mettiamo al centro il nostro bel mazzo. Ovviamente deve essere in ordine, mi raccomando. Quindi quando è nuovo si trova già effettivamente in ordine, ci sono quindi tutti i 22 arcani maggiori, magari controllate, non si sa mai, una controllatina fa bene, oppure se già volete sbirciare per conoscerlo e guardarlo, quindi è una cosa che si può fare tranquillamente anche prima di usarlo. Quindi lo mettiamo al centro. Questo rituale prevede l'utilizzo dei 4 elementi fondamentali. Allora, ve li mostro ovviamente quando vi farò vedere candele, incensi accesi. Cercherò di evitare di farlo per non interferire sia con il fuoco dei video, delle immagini, quindi ovviamente potete intuire tranquillamente come si fa. Allora, partendo proprio dai 4 elementi, quindi quello che identifica la terra, prenderete del sale grosso e quindi mettiamo qui, dobbiamo mettere nei 4 angoli i 4 elementi. Per quanto riguarda l'acqua, adesso magari non si vede, però dentro c'è l'acqua. A proposito di quest'acqua, sarebbe il caso di usare o dell'acqua benedetta, oppure io uso l'acqua di luna. L'acqua di luna è molto semplice da fare, basta prendere dell'acqua preferibilmente distillata, anche dell'acqua di fonte ancora meglio, e metterla ai raggi della luna ovviamente luna piena, quindi passare la notte fuori in una brocca di vetro, mi raccomando non cose di plastica, e poi ritirarla prima che arrivi il sole, così avete la vostra bella acqua di luna che potete usare nei vostri rituali, nelle vostre purificazioni, e quindi anche in questo caso abbiamo l'acqua. Poi abbiamo ovviamente quello che identifica l'elemento fuoco. Io in questo caso ho messo un tea light, potete usare un comunissimo di colore bianco, oppure io spesso utilizzo proprio di riferimento del fuoco una di colore rosso, però insomma è la stessa cosa. Poi per quanto riguarda l'elemento aria, abbiamo a disposizione gli incensi. Qui ovviamente si apre un mondo, ve li faccio vedere di vari tipi successivamente con il rito di purificazione. Adesso magari in questo momento vi mostro giusto così velocemente magari dove io brucio gli incensi sopra. Potete mettere anche usare dei bastoncini, ho detto dopo vedremo meglio, e magari appunto in questo caso mettiamo un cono. Non lo voglio accendere adesso, insomma magari dopo vedremo proprio per il rito di purificazione. Ovviamente il rituale stesso prevede
che dobbiamo passare ogni singola carta su ogni elemento, e quindi andiamo ad accendere quello ovviamente dell'aria, ovviamente anche la candelina del fuoco, e poi prenderemo ogni singola carta e lo passeremo su tutti gli elementi, nella parte sopra e sotto. Ovviamente farete così, io faccio una simulazione, quindi prendete proprio sopra e riponete e continuate con tutti gli altri. Quindi questo è già un primo esempio con i 4 elementi. E adesso invece procediamo con un altro rituale molto interessante che adesso vi mostro. Io questo qui lo faccio soprattutto per i mazzi di carte che sono più grandi, che quindi ho più spazio, come questo, quindi ho tutto lo spazio proprio per mettere il mio bel mazzo grande, quindi questo è molto grande e ci sta perfettamente. Adesso tolgo queste cose giusto per farvi vedere un altro rituale molto molto carino, è quello che io utilizzo di più, però insomma giusto per farvi vedere. Allora, è quello con il pentacolo. Il pentacolo, io uso questo, in commercio ne trovate tanti, questo esattamente vi lascio il link in descrizione. È un comunissimo portacandele, ovviamente a forma di pentacolo. Vi posso dire che se non volete comprare questo, effettivamente non costa tantissimo, però potete farlo anche voi, un pentacolo, prendere un foglio bianco, meglio un bel cartoncino, e disegnare appunto la stella circoscritta al cerchio. Vi do adesso le indicazioni anche per disegnarlo, perché ci sono dei criteri da rispettare. Come vedete, ovviamente meglio vederlo direttamente dalla telecamerina qui sopra. Va rispettata questa posizione qui, cioè con l'angolo dello spirito sopra e in basso abbiamo gli altri elementi, quindi intorno abbiamo anche gli altri, quindi con le 2 punte in basso. Qui ci sono i 5 elementi, cioè abbiamo quindi lo spirito, abbiamo l'acqua, l'aria, la terra e il fuoco. Allora, quando di solito potete prendere il vostro mazzo, lo mettete al centro, possiamo prendere anche, giusto per darvi qualche ulteriore indicazione, quindi proprio il mazzo che è stato già usato e lo mettiamo proprio al centro, così. E io faccio il mio rituale in questo modo. Sono candeline effettivamente, e quindi bisogna fare molta attenzione nell'accenderle tutte, perché se il mazzo è troppo grande potrebbe bruciarsi. Ovviamente faccio delle varianti in base, adesso ve le mostro. Inizialmente parto proprio con l'accendere la candelina dello spirito, e quindi voi potete trovare la vostra formula ben precisa. Io dico che magari con il potere dello spirito io possa gestire con amore, generosità e apertura al mondo, di essere una guida per gli altri, e quindi diciamo l'accendo e la metto qui e faccio ogni cosa con ogni singolo elemento. Con l'energia del fuoco l'accendo, parto proprio in questa disposizione, in questa sequenza, quindi prima con lo spirito, poi con il fuoco, che magari mi dia determinazione, volontà nel conseguire i miei obiettivi, i miei propositi, di essere anche di orientamento non solo per me ma anche per gli altri, e soprattutto per gli altri. Poi andiamo, quindi prossima sequenza, con l'aria, stessa cosa, l'accendo e la ripongo qui. Poi passo all'acqua, l'accendo, ovviamente dico anche qualcosa sull'acqua, e poi concludo con la terra, quindi l'accendo e metto qui.
Lo lascio consumare in linea di massima. I tea light durano quelle 3 anche 4 ore, dipende dalla grandezza. Come vedete io in questo caso utilizzo più o meno gli stessi colori che sono di riferimento degli elementi. Quindi abbiamo per lo spirito, io ho scelto il bianco, potete scegliere anche il viola. Ovviamente per il fuoco ho scelto il rosso, per l'aria è vabbè questo giallo cannella, diciamo sì, un marroncino giallo, insomma andrebbe benissimo. E poi per l'acqua blu io ho scelto questo celeste acqua marina, e poi per il verde la terra, va bene anche il marrone o comunque un colore scuro. Se non volete utilizzare questi, potete anche scegliere 5 candeline tutte bianche, magari metterle agli angoli fuori esternamente, poi soprattutto se utilizzate un foglio, come vi ho detto, bianco, dove avete disegnato il vostro bel pentacolo. Io utilizzo le pietre, quindi se avete le pietre, se non le avete magari vi sentite incuriosite da questo tipo di rituale, potete comunque comprarle, in commercio ce ne sono tantissime. Allora, per lo spirito io ho scelto la crisocolla. Ovviamente si possono scegliere la dumortierite, il lapislazzuli, quindi tutte quelle di color agata blu anche, tra il celeste e l'azzurro. Poi appunto sempre rispettando la stessa sequenza, quindi ecco un bel diaspro rosso per il fuoco. Anche la corniola, quindi tutte le pietre sul rosso o comunque i colori giallo, arancio, rosso. Poi per l'aria, quindi proseguiamo con l'altro elemento, io ho scelto un quarzo citrino. Anche qui va bene anche quarzo ialino, tutti o trasparenti o anche bianchi o gialli, comunque il giallo molto chiaro. Mettiamo qui. Poi per l'acqua ho scelto una bella acqua marina e la mettiamo da questa parte. Va bene anche l'opale, la pietra di luna, se l'avete, ma mi piace l'acqua marina, quindi ho scelto proprio questa pietra qui. E infine per la terra, non so se si vede, spero di sì perché è bellissimo, il diaspro leopardo, e lo mettiamo qui. Va bene anche uno stidiana mogano, che è abbastanza scura, il peridoto, la chiassolite, insomma vanno bene anche queste. E qui ovviamente stessa cosa, una volta che ho riposto le mie belle pietre, quindi ripeto un po' quello che ho fatto prima, ci sono tutte le mie belle candeline, come ho detto potete metterle tutte bianche, accenderle e lasciare il vostro bel mazzo al centro. Magari voi potete proprio fermarvi davanti, entrare in connessione, fare una vostra preghiera o delle vostre parole proprio che vi aiutino ad entrare con l'energia degli elementi e quindi anche con il mazzo stesso. Quindi questi sono alcuni degli esempi che potete trarre ispirazione. Magari se avete dei vostri riti, se volete, potete scrivermi nei commenti. Adesso diciamo togliamo questi. Un'altra cosa che ovviamente mi viene da dire, che riallacciandomi a quello che dicevo prima, che non essendo una cosa strettamente necessaria, addirittura magari ci sono alcuni cartomanti e lettori di carte che prendono il mazzo stesso e lo tengono semplicemente in mano, magari più volte al giorno o magari in fase di meditazione, e entrano in contatto col mazzo stesso, cercano di infondere con le mani la loro energia al mazzo, quindi semplicemente in questo modo. Ecco un altro esempio di questo tipo. E adesso andiamo avanti con la purificazione. Abbiamo il nostro bel mazzo consacrato. Se volete un ulteriore
rituale che si può fare e magari dopo la consacrazione metterlo fuori per circa 7 notti, ovviamente in luna crescente. Un'altra cosa importante che io magari faccio tutte le volte che c'è la luna piena, prendo il mio bel mazzo, ovviamente purificato, e adesso vediamo come farlo, e metterlo appunto a caricare delle energie della luna piena. Ovviamente ecco che dico, la purificazione va fatta magari in questo caso, va fatta tutte le volte che magari si deve usare il mazzo, soprattutto non solo se le leggete per voi stessi, magari se ci sono anche altre persone e se fate toccare il vostro mazzo a qualcun altro, quindi mi raccomando. Si può fare anche a volte, io lo faccio anche prima di consacrarlo per dargli una prima ripulita da energie che possono arrivare da persone esterne, quindi da quando viene stampato e poi messo nella distribuzione noi effettivamente non sappiamo in che mani è stato questo mazzo e quindi sarebbe proprio il caso di dargli una bella ripulita proprio da queste energie. La purificazione è molto semplice, quindi io la faccio prima, dopo, certe volte anche durante se ne sento l'esigenza, perché ovviamente ho sempre i miei strumentini vicino e ci sono effettivamente dei modi semplicissimi. Allora, io la cosa che utilizzo innanzitutto sono i bastoncini di Palo Santo, come questi, esattamente come questi. Sono proprio molto semplici da utilizzare. E se non sapete come, adesso magari vi spiego velocemente come farlo. Allora, a parte che vi dovete procurare un oggettino che vi serve proprio per appoggiare il Palo Santo, in questo caso io spesso ho già quello che utilizzo, ho proprio un portacandele dove lo appoggio, così ce l'ho proprio fisso e ovviamente il Palo Santo è quello che secondo me è quello più indicato. Per acquistarlo trovate il link qui sotto. Ovviamente io ci tengo al fatto che siccome c'è uno sfruttamento enorme su questa pianta, consiglio comunque di rivolgersi a chi invece sta molto attento e stanno a cuore queste tematiche dello sfruttamento. Quindi poi potete usare il vostro bacchettino di Palo Santo, potete anche usare dei bastoncini ce ne sono di tanti tipi, ci sono quelli, io uso molto spesso quelli che uso durante la meditazione, quindi questi sono proprio Reiki, Energy, ce ne sono tanti, ovviamente dovete avere il vostro apposito appoggi bastoncino e quindi potete scegliere effettivamente le fragranze che più desiderate. Io consiglio sempre o magari effettivamente di Palo Santo o anche il sandalo, che è molto buono per queste cose. Altrimenti io ho preparato la mia bella scatolina giusto per farvi vedere, abbiamo possibilità di usare i coni di incenso, abbiamo anche i carboncini che, come vi ho fatto vedere prima, possiamo utilizzare il nostro bel carboncino dove andremo a mettere i nostri belli incensi in grani. Anche qui potete scegliere la vostra fragranza preferita. A me è un misto, ovviamente un misto dove c'è anche il Palo Santo dentro, quindi per me è una cosa molto importante scegliere proprio il Palo Santo, altrimenti la salvia va benissimo. In commercio ci sono gli smudge famosissimi che sono, passatemi il termine, degli involtini di foglie di salvia. Io ne ho creato uno mio, quindi questo vuol dire che potete crearlo anche voi per conto vostro, con una pianta di salvia sul balcone, quindi molto semplicemente ho creato il mio piccolo smudge.
Ci ho messo dentro anche all'oro proprio per degli intenti specifici, non solo di purificazione con la salvia intorno, ma anche di alloro, quindi di abbondanza. Altrimenti proprio fare essiccare delle foglie di salvia, così in questo modo, farle essiccare e poi bruciarle. Ovviamente fate attenzione, mettetevi con un piattino sotto, una protezione, altrimenti bruciate tutto. Quindi queste sono delle indicazioni. Vi mostro velocemente, quindi prendete il vostro palo santo, io di solito non accendo direttamente con l'accendino, utilizzo una candelina dopo aver acceso la candelina, anche perché è più facile, perché se no vi consumate tutto l'accendino, però è una cosa poco simpatica. Allora metto il mio bel bastoncino sopra, faccio così, ovviamente questo per chi non conosce già come si usa il palo santo. Di solito lo faccio bruciare un po', adesso lo spengo subito per comodità, per farvelo vedere. Come vedete esce. Allora potete fare semplicemente, io se devo fare una cosa veloce ovviamente passo intorno al mio mazzo. Ovviamente per invece una purificazione un po' più approfondita, ovviamente sarebbe il caso di tenerlo acceso un po' di più, però ovviamente si spegne, quindi per questo utilizzo sia il cono sia i bastoncini, o ancora meglio proprio il carboncino con l'incenso sopra. Mi raccomando, una volta vedete che è bruciacchiato, quando dovete riaccenderlo, raschiate la parte bruciacchiata e quindi poi riaccendetelo. Adesso spegniamo la candelina, onde evitare che dei miei movimenti mi possa bruciare. Quindi vi voglio risparmiare questa tragedia. Quindi togliamo i nostri bastoncini. Quindi questo è il lato di purificazione che, come vi ho detto, va fatta, lo faccio proprio spesso, sia prima di un consulto, anche semplicemente per me stessa, perché questi bastoncini hanno anche un potere calmante. L'odore è molto intenso, quindi io non solo lo uso in queste circostanze, ma lo uso anche come profumatore, però è un odore che ovviamente deve piacere, perché è intenso e è abbastanza forte, soprattutto dopo. Quindi quando si passa alla protezione del mazzo, quindi una volta conclusa la lettura, potete fare varie cose. Ci sono delle indicazioni che qualcuno prende il mazzo in questione usato e ristabilisce di nuovo l'ordine di tutte le carte e lo ripone a posto in una scatolina, nel proprio cofanetto, insomma in un posto sicuro e protetto. Di solito sì, io invece una volta usato comunque lo lascio così come lo trovo, ovviamente poi lo rimischio sempre a dovere, però dipende da voi come vi sentitevi voi sicuri e liberi di decidere come meglio preferite. Per proprio la protezione e la cura del mazzo stesso potete riporlo nella propria scatolina, quindi semplicemente metterlo dentro. Io a volte, non in tutti ovviamente, ho appunto magari il mio bel pannettino bianco dove appunto lo metto. Potete scegliere bianco, viola, io uso anche il nero a volte, proprio perché il nero è di protezione, quindi lo avvolgo in questo modo e lo metto via. Quindi ecco fatto, e lo ripongo. Certe volte, ecco vi faccio vedere meglio, certe volte, se ovviamente ho lo spazio e la possibilità, ci metto dell'ametista sopra. In questo caso è una piccola drusa di ametista, giusto che mi funge ancora di più da protezione, ha un effetto anche di carica, quindi non solo di purificazione, quindi in tutti i sensi è perfetta l'ametista, meglio ancora la drusa di ametista.
Poi un'altra cosa secondo me fondamentale proprio per la conservazione del mazzo stesso, adesso vi faccio vedere perché io ovviamente è un po' vecchietto, quindi perdonatemi, ha più di 20 anni questo sacchetto, quindi ho voluto mostrarvi proprio uno dei miei primi che ho fatto all'uncinetto, ovviamente con del cotone puro nero. Ho messo un nastrino dorato, vabbè dorato il giallo, quindi associato alla spiritualità, e la mano di Fatima come simbolo di protezione, quindi prendo il mio bel mazzo e lo ripongo nel mio sacchetto. All'interno ci ho messo anche dei granellini, cioè delle chips di ametista, quindi potete farlo appunto anche voi. Ovviamente questi sì sono dei suggerimenti, sono delle indicazioni, magari ditemi se vi possono piacere. Quindi buona norma ovviamente proteggere il vostro mazzo da energie esterne, soprattutto se magari non lo usate tanto spesso. Io che effettivamente lo uso molto spesso, cioè ho il mio mazzo di riferimento, che è proprio questo dei tarocchi universali, e allora ancora di più lo tratto in un certo modo. Cioè, ci credete che questo mazzo effettivamente, se lo vedete, ha più di 20 anni? Sì, 20 anni, poco più. Ebbene sì, cerco di preservare il più possibile. Ovviamente sì, si vede che è vecchietto. Un'altra cosa che mi viene da suggerire è la pulizia proprio fisica del mazzo, e adesso vi mostro come fare. Allora, ovviamente io ho il mio bel pannettino di cotone, potete usare anche il lino, comunque qualcosa di non sintetico, il mio bel pannettino bianco, e passo su tutte le carte, quindi mi prendo proprio il tempo, è quasi proprio un vero rituale di pulizia, e passo proprio su tutte le carte, ovviamente fronte retro, proprio ognuna. Di solito questo lo faccio, e soprattutto dipende che tipo di carta vi trovate, perché se avete di questo tipo qui, che ovviamente sono di cartone, ovviamente dovete fare molta attenzione quindi a ripulirle soprattutto quando io poi non solo a pulizia fisica, magari se sono proprio tanto sporchine, adesso io ecco, vedete in alcuni punti come se ci fossero dei puntini neri, ovviamente utilizzandoli proprio tantissimo, tante volte al giorno. Qui abbiamo la nostra acqua di luna. Leggermente prendete la vostra acqua di luna, ma proprio leggermente inumidite il vostro pannetto e andate a pulire la carta intorno ovviamente, e fate così, procedete proprio per tutte le carte. Magari non notate subito, però effettivamente si sporcano, e questo è secondo me una cosa molto importante, perché vi aiuta a tenerle pulite, anche allo stesso tempo purificarle, quindi proprio con l'acqua di luna, e poi non solo, quindi il fatto di prendervi cura, non solo come purificazione e protezione, aiuta le carte stesse a durare nel tempo. Vedete come vi ho fatto vedere, queste carte hanno più di 20 anni, e quindi cioè, direi che sono orgogliosa di questa mia cura che faccio, quindi la volevo condividere con voi, giusto così come suggerimento, e darvi anche un'ulteriore indicazione. Ok, allora, adesso abbiamo parlato dei rituali fondamentali, e quindi adesso passiamo al prossimo argomento. Abbiamo visto i rituali principali,
che secondo me sono molto utili da fare proprio ancora prima di iniziare a leggerli. Ovviamente un consiglio è anche quello, prima di maneggiare il vostro mazzo, di lavarvi accuratamente le mani, e quindi il mazzo sarà proprio più pulito. Potete farlo qui anche con l'acqua di luna, come vi ho suggerito, e non solo, io utilizzo anche proprio un sapone, proprio sapone vegetale al palo santo, quindi ancora meglio. Quando una volta abbiamo fatto tutti questi rituali, le prime cose da fare secondo me è proprio conoscere il mazzo. Se quando avete comprato il vostro mazzo avete già sbirciato, io faccio sempre così, proprio prima di iniziare a leggerlo, la prima cosa che mi piace vedere è proprio conoscerlo e vedere come sono le carte, sia dal punto di vista grafico, mi piace scoprirlo in questo modo, e poi passo a fare tutti i miei rituali proprio prima di leggerli. Quindi io consiglio, soprattutto magari quando vi trovate di fronte a un mazzo totalmente nuovo e sconosciuto, sì, magari avete visto qualche immagine che vi ha attratto e quindi per questo l'avete comprato, però consiglio questo metodo veloce. Di solito io lo faccio per chi mi segue nella taroteca, per mostrare i mazzi della mia collezione, utilizzo questo metodo, è proprio quello che uso io esattamente tutte le volte che compro un mazzo, e come potete vedere ne ho a centinaia. Faccio così, ve lo spiego velocemente così per farvi capire. Prendiamo il nostro matto, lo mettiamo da parte, adesso lo metto qui, giusto, adesso poi lo riprendo, e faccio così, metto gli arcani maggiori, in questo modo, quindi fino al 7, e poi di nuovo faccio tutto il giro. Proprio per vederli tutti quanti nella loro interezza. Quindi prima lo faccio con gli arcani maggiori, mi prendo tutto il tempo di guardarli, meditarli, di vedere proprio sia la loro bellezza, sia di rendermi conto, ovviamente, se non so che tipo di mazzo è, per vedere se è di scuola inglese, se è un Wade Smith o di altro tipo, se è un marsigliese, eccetera. E quindi poi mi guardo prima gli arcani maggiori e poi vado a vedere gli arcani minori. Adesso togliamo, lo faccio velocemente. Faccio vedere solo un seme, ovviamente voi lo farete per tutti gli altri. Allora metto i miei bei arcani minori. Ovviamente è più indicato per i Wade Smith, che hanno gli arcani minori con le raffigurazioni, un po' meno per i tarocchi marsigliesi, ovviamente, perché non sono raffigurati. Invece, siccome questi sono quelli che io prediligo, ovviamente, allora quindi me li osservo tutti e mi guardo le varie scenette, soprattutto se magari si tratta di un mazzo nuovo, innovativo, particolare. Quindi vado a compararlo con quelli che io già conosco come immagini classiche, e quindi vedo fino a che punto viene rispettata oppure è tanto innovativo. Quindi questo serve proprio per prendere contatto e conoscenza con il nostro bel mazzo. Ok, e quindi poi per tutti gli altri 3 gruppi, quindi in totale 4 degli arcani minori. Adesso vediamo, passiamo proprio al mischiare le carte. Per mischiare le carte ovviamente ci sono tantissimi modi. Io personalmente
non uso dei metodi troppo aggressivi perché si rovina facilmente. Allora, giusto per farvi vedere, comunque questo è un mazzo usato che ha 20 anni, invece più di 20 anni, invece questo è un mazzo nuovo. Effettivamente, essendo dello stesso scarabeo, essendo tutte e due universali, quindi uguali, cambia solo qualcosina, vi rendete conto come può diventare questo mazzo dopo 20 anni, che fondamentalmente è tenuto anche benissimo secondo me, però ovviamente si vedono e si sentono tutti. Preservare non solo dal punto di vista della pulizia ma anche nel mescolare le carte, secondo me sarebbe giusto. Allora, i tipi di mescolamento sono di vario tipo. Io di solito prendo il mio bel mazzo e prendo il mucchietto in fondo e porto delicatamente sul davanti facendo vari passaggi di questo tipo. Cerco di farlo a rallentatore. Faccio vedere il mio, sì, ma voi potete trovare sicuramente il vostro, perché magari ci sono quelli che mettono il mazzo in mezzo. Io non lo faccio perché è molto più facile che i bordi, gli angoli si rovinano, perché vanno proprio a schiacciarsi l'uno con l'altra proprio in questo modo qui. Onestamente non è che mi piace tanto, però insomma, ripeto, voi potete scegliere quello che più vi aggrada. E ci sono tanti altri modi, c'è anche il riffle shuffle. Io non è un metodo, non lo faccio, non lo so neanche fare, quindi perdonatemi, più o meno, vabbè, sapete come si fa, quindi chiedo umilmente scusa perché non lo so fare e non lo ritengo neanche giusto, perché le carte, il fatto che si vadano proprio a piegare, secondo me poi col tempo si vanno a rovinare. Uno invece, secondo me molto molto carino, che preserva le carte e che può essere molto utile, è proprio quello di creare il caos, quindi di metterlo davanti a voi sul vostro tappetino e fare una cosa del genere e creare proprio il caos completo, totale, insomma mischiare in questo modo. Questo è anche utile per, e lo vedremo nella puntata successiva, per chi vuole leggere le carte rovesciate. Però quindi questa è una piccola chicca su quello che vedremo la prossima puntata. Questo è quindi i vari modi. Sì, ce ne sono tanti altri, vi ho fatto vedere quelli principali. Magari se voi avete il vostro modo che vi trovate bene, mi potete scrivere nei commenti. Io ho detto quelli giusto che utilizzo di più e magari soprattutto per quelli che sono grandi, come per esempio questo tipo di mazzo, e cioè, è ovvio che non ce la farei a fare il tipo che utilizzo io. Allora, o di solito prendo così e faccio così, oppure cerco di stare attenta di fare piano piano in questo modo, ma è molto lento. Per questo tipo di mazzo qui io uso quello che vi ho fatto vedere, quindi a creare il caos, che sono molto più comoda e non si rovinano neanche le carte. Siamo giunti alla fine di questa puntata. Prima di lasciarvi parliamo di come porre la prima domanda ai tarocchi. Per cominciare, ovviamente la prima cosa, poi andremo ad approfondire questa tematica nella puntata successiva. Si possono fare tutti i tipi di domande che si vogliono. Ovviamente consiglio di essere
chiari, il più precisi possibili, quindi evitate frasi, domande del tipo dovete fare un viaggio, allora devo fare un viaggio, è meglio che vado in Spagna o in Francia? No, assolutamente no. Quindi di separare le due domande, magari con un metodo specifico che poi ovviamente vedremo in seguito, di valutare separatamente le due alternative. Oppure sarebbe il caso di rendere il più possibile le domande personali, quindi di mettersi nelle condizioni di essere noi punto principale di azione, di decisione ed evitare invece tutte quelle domande per dire incontrerò l'amore. Sarebbe meglio da evitare, ovviamente sì è vero si può anche fare, però sarebbe meglio dire cosa posso fare per incontrare l'amore, quindi questa è quella giusta. Prima di lasciarvi, secondo me una delle domande che si devono fare proprio all'inizio, proprio per entrare ancora più in connessione con il mazzo, è quello di andare ad estrapolare prima di tutto i 22 arcani maggiori e poi chiedere cosa imparerò da voi, che cosa mi insegnerete. Quindi lo mischiate, ovviamente mettete le carte davanti a voi, respirate profondamente, quindi concentratevi e tirate fuori la vostra carta. In questo caso, come esempio, io ho estratto il carro, vuol dire che il carro mi insegnerà a usare determinazione e coraggio, andare verso le mie conquiste e i miei obiettivi, avere anche nuove idee e innovative e quindi direi che come suggerimento direi che è molto bello e quindi voi potete trarre da ogni mazzo che avete delle informazioni utili proprio per il vostro percorso di crescita e anche se volete utilizzarlo per la divinazione, per leggerlo agli altri, insomma per qualsiasi cosa. Nella prossima puntata io vi aspetto, parleremo di come interpretare e leggere le carte, ad esempio vedremo la lettura intuitiva, quella simbolica, la lettura a carte rovesciate, quindi molto interessante proprio per iniziare poi a vedere i metodi veri e propri. Di nuovo grazie a tutti, noi ci vediamo alla prossima puntata, ciao!